Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche disponibili con l'ingresso di Nettuno in Ariete. Abbiamo la carta del carro, amici del Sagittario. Può essere un momento dove, diciamo, darete una direzione a una relazione piuttosto che ad una situazione. Per qualcuno potrebbe essere la propria vita, potrebbe essere come un qualche cosa di un po' più spirituale, però è come il prendere una via determinata. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione della lettura semestrale che è valida fino a San Valentino, e in più trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un 3 di coppe. Abbiamo la stella, un 10 di denari, un 5 di spade, abbiamo la luna, abbiamo un re di spade, e un cavaliere di pentacoli. Ragazzi, adesso andiamo a vedere le carte una per una. Tenete presente che lascerò la lettura abbastanza aperta, cercate poi voi di adattare la lettura alla vostra realtà. Bene, partiamo da questo 3 di coppe. 10 di spade e 8 di bastoni. L'otto di bastoni è una carta che ci parla di comunicazioni, di notizie che arrivano, di un'energia veloce. E vedendo questo 3 di coppe al contrario, qui ci potrebbe essere stato, o per qualcuno potrebbe ancora dover avvenire, una specie, mi viene da dire, di chiusura con qualcuno molto vicino a voi. Andiamo a vedere la stella, abbiamo un cavaliere di coppe e un 8 di coppe. Allora ragazzi, vedendo così le carte d'entrata, può essere una questione romantica, perché io qua ho come la sensazione che possa esserci stato come un qualche cosa, un evento detonante, mi viene da dire, può essere stata una comunicazione, qualche cosa che vi hanno detto, qualche cosa che avete scoperto, che fa un po' arrivare questo 10 di spade. Il 10 di spade è una carta di chiusura ed è una carta di fine sofferenza. Io sento che qui con questa stella, al contrario, è come se aveste perso un pochettino le speranze o poteste perdere le speranze. Il quando si avverano i fatti dipende molto dalla vostra decade di nascita, ma lo spiego nella guida qui sotto, quindi vi invito a guardarla. Io credo che ci sia qualcuno di voi che stia come aspettando un passo dall'altra parte. Se per caso non fosse una situazione romantica, fosse una situazione ipotesi lavorativa, può esserci qualche tema con dei colleghi. Andiamo a vedere il 10 di denari. Io ho come l'idea morte,
asso di coppe, fante di spade e la stella. Io ho come l'idea che voi abbiate in testa un risultato da raggiungere con questo 10 di pentacoli, che può essere sia un contratto aziendale, magari un contratto di qualche azienda grossa, il partecipare o l'entrare in qualche tipo di, magari potrebbe anche essere una multinazionale, insomma. Oppure se fosse una questione romantica, vi dico che normalmente il 10 di pentacoli fa riferimento alla famiglia allargata, ai matrimoni, e sento che è come se qualcuno di voi stesse aspettando una proposta o la proposta. Non è necessariamente detto che sia quella di matrimonio, potrebbe anche essere andiamo a vivere insieme, potrebbe essere nel caso fosse un lavoro diventa socio o collaboratore, cioè ho come l'idea che stiate aspettando un qualche tipo di movimento dall'esterno affinché questo 10 di pentacoli si avveri. Devo anche dirvi una cosa, avete la morte qui che, cioè uno degli arcani minori della morte è proprio il 10 di spade, quindi è come se ci dovesse essere una trasformazione o nel vostro modo di porvi o nel fissare i vostri obiettivi, perché qui la stella ce l'avete due volte ed è una carta che parla di obiettivi, di canalizzazioni, di idee, di anche scopo di vita certe volte. Andiamo a vedere il 5 di spade, perché io ho la sensazione che siate un po' in confusione. Qui effettivamente con il cavaliere di coppe potrebbe arrivare qualche tipo di offerta, però è come se non fosse abbastanza per voi. 6 di coppe e diavolo. Allora, se fosse una situazione romantica, ragazzi, io qui ho la sensazione che qualcuno stia cercando un po' di, come vi posso dire? Perché c'è il fante di spade, il diavolo e un 5 di spade. Può essere che qualcuno stia cercando di influenzarvi o fuorviarvi, mi viene anche da dire, per quello che riguarda quest'unione, questa collaborazione, o potrebbe anche semplicemente essere questa offerta. Andiamo a vedere la luna, perché la luna è una carta che parla sia di paure, però anche di proiezioni, quindi siccome avete un 5 di spade che è una carta di confusione mentale, avete il diavolo, un 6 di coppe e il fante di coppe, io ho come la sensazione che qualcuno stia cercando di farvi credere qualche cosa che non è. Eh, e comunque avendo la luna è come se ci fosse una sorta di difficoltà a vedere le cose in modo chiaro. Vi dico, qui c'è anche una carta degli amanti al contrario, sento che qualcuno deve lavorare sul suo amor proprio, perché giustamente quando noi non abbiamo un valore forte, non ci vediamo, non ci conosciamo, non sappiamo quanto valiamo, crediamo tutto quello che ci dicono. Se una persona ci dice non sei capace a fare X, voi semplicemente credete a questa persona. Se invece vi conoscete, sapete che sì, quella cosa la sapete fare, gli altri possono dire quello che volete, ma voi rimanete saldi e fermi sul vostro punto di sicurezza, sulla vostra zona di controllo, di comfort. Qui potrebbe non succedere. Un po' per... Anzi, datemi una carta per questo diavolo. 5 di coppe. Io credo che qualcuno possa farvi pesare il fatto che, sapete, sono un po' quelle frasi che dicono se vai via da qui poi che lavoro troverai, non sei sicuro o sicura di riuscire a trovare un lavoro magari vicino a casa come questo, magari ben pagato come questo. Cioè, sento come se ci fosse qualcuno vicino a voi che in qualche modo sta cercando di portare acqua al suo mulino. Qui si tratta di individuare che cosa vuole questa persona o come sta cercando di circuirvi, e mi viene da dire con questo cavaliere, con questo re di bastoni è ora di prendere in mano la situazione, di essere voi ad intervenire, senza aspettare che siano gli altri, senza fidarvi troppo di quello che vi dicono. È un po' come quando si minaccia, guarda che se lo fai di nuovo mi licenzio o ti lascio. Però questa minaccia, tra virgolette, viene costantemente ripetuta, ma non ci sono mai i provvedimenti effettivi.
Ecco, è ora di iniziare. Non ditelo più, semplicemente fatelo. Perché quando una cosa del genere viene ripetuta nel tempo e non ci sono conseguenze, gli altri pensano che, sapete, no? Can che abbaia non morde, che non ci saranno mai conseguenze, che potranno essere sempre perdonati e via dicendo. Andiamo a vedere il re di spade perché vi dico questo, il re di spade è proprio quella carta che mette le regole, che fissa i limiti, che dice le cose vanno fatte così. Andiamo a vederlo. Ok, Cavaliere di Pentacoli che avete già qui e un 4 di Pentacoli. Sento che rimarrete fissi sulle vostre idee, non vi farete smuovere. Io ho come la sensazione che sarete voi a porre come dei nuovi limiti, delle nuove regole, e da lì le cose potrebbero svilupparsi in un modo lento, effettivamente, però vi dico anche che quando c'è il Cavaliere di Pentacoli, ogni passo in avanti che viene fatto è consolidato. Adesso andiamo a vedere questo Cavaliere. Abbiamo un Re di Pentacoli e un 5 di Pentacoli. Datemi una carta per il 5. Il Sole. Qui si tratta, ragazzi, di riscoprire voi stessi, di muovervi in avanti. Mi viene da dire di non lasciarvi abbindolare da questa proposta, perché sento che verranno e vi diranno un'altra proposta così non te la faranno, ti conviene accettare. Ed è come se vi mettessero in testa certe cose, e qui vediamo questo 5 di spade, come se voi doveste perdere chissà che cosa, lasciando quella situazione, quella relazione, quel lavoro. Però io ho come la sensazione che una volta, quando la carta degli amanti si gira e diventa dritta, voi acquisirete come più amor proprio. Secondo me vi dovete semplicemente togliere delle paure qui con la carta della luna e prendere in mano la vostra situazione. Ed è per quello che qui secondo me avete anche il carro, perché il carro è proprio quella carta che vi dice di dare una direzione. Se quello che avete qua non vi sconquifera, non vi piace, vi sentite traditi, o potrebbero arrivare come delle comunicazioni un po' scomode, io sento che per tappare un po' il tutto potrebbero effettivamente farvi questa proposta. Potrebbe essere un nuovo inizio, potrebbe essere la convivenza, un nuovo contratto, una collaborazione. C'è come un qualche cosa che effettivamente può essere un'offerta anche appetitosa, se ve la dico tutta, però il punto qual è? Che siete ancora troppo, mi viene da dire, nella rabbia, e nella confusione, anche un po' nella tristezza, perché c'è questo 5 di coppe, e è come se non foste abbastanza lucidi per scegliere, ma con la carta della luna sento che in qualche modo riuscirete, perché anche la carta della luna in realtà parla un po' di tristezza, però vedendo queste carte è come se dicesse no, ok, questa è la mia zona sicura, questo è quello che so fare nel lavoro, questo è quello che valgo, questo è quello che do in una relazione, quello che è, ed è giusto che io metta le mie regole, che io metta le mie condizioni. Secondo me è un buon punto di partenza questo Re di Spade. Vi dico, per qualcuno può anche far riferimento a uno psicologo, perché giustamente non è una situazione semplice, perché abbiamo un 5 di coppe, la luna, soprattutto diavolo, 5 di spade e fante di spade. Quindi potreste aver bisogno come di una persona esterna che vi fa capire dov'è il limite tra il giusto e lo sbagliato, dov'è il limite tra sopportazione o vivere pacifico e schiavitù o zerbinaggio. Cioè è come se questa persona potesse farvi capire eventualmente dov'è il limite. E sento che da lì le cose effettivamente cambieranno, ragazzi. Inizierete un po' di più a esprimere voi stessi, anche proprio verbalmente, cioè a dire quello che effettivamente pensate, quello che è, perché è come se a un certo punto non aveste più paura di perdere la relazione, non aveste più paura di perdere il lavoro, direte le cose pane pane e vino il vino. E qui ho come l'idea che c'è un lento, però c'è come un avanzamento verso anche la chiarezza mentale. Uno dei significati del sole, ragazzi, è proprio la chiarezza mentale, quindi secondo me dovete solo uscire un attimo da questa impasse,
da questa situazione un po' così, dove apparentemente vi dico, sembra che vi propongano chissà che cosa con questo cavaliere di coppe, però a conti fatti io non sento che sia una soluzione ottimale per voi, per cui l'appoggiarvi a qualche legale, perché il re di spade fa anche riferimento agli avvocati, ai notai, ai legali, quindi può essere che ehm, potrebbero anche essere i, come si chiamano, i sindacati. E quindi devo dire che questa persona potrebbe effettivamente farvi capire qual è la vostra zona sicura, su che cosa potete contare, che cosa ormai è vostro, quali sono le doti, quali sono le attitudini, le risorse, tutto quello che voi avete in vostro possesso per riuscire a, per certi versi mi viene da dire, ricalibrare la situazione. Ora, qui si tratta di muoversi in avanti in una determinata direzione per la serie. O le cose funzionano così, o per me non funzionano. Punto. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Mm, Coraggio. Carta numero 6 e vi dice io sono coraggioso. Somiglia un po' alla carta della forza, ragazzi. Si tratta di... Ma poi, voglio dire, se non vi sentite bene in una relazione, in un lavoro, anche in famiglia potrebbe essere per qualcuno, magari non vi danno retta, magari non vi vedono, magari non hanno fiducia in voi e quindi ogni volta che proponete qualche cosa vi denigrano, non rimanete in posti o con persone che non vi sanno apprezzare, perché è pieno il mondo di gente. Quindi quando vi dicono dove pensi di andare, che altro lavoro pensi di trovare o per esempio se fosse una relazione potrebbero dirvi chi vuoi che ti prenda, sono relazioni abusive queste che fanno un po' così, però a un certo punto perché non vi lasciano andare? Cioè se siete così poco, perché non vi lasciano andare? Perché vi fanno questa proposta? C'è qualche cosa che non va. Probabilmente non valete così poco come vogliono farvi credere. Si tratta di concretizzare una vostra posizione, di alzare la testa, di puntare i piedi, di far capire quanto valete e di non accettare niente di meno di quello che non vi spetta. Mi sono inalberata per questa lettura. Sento come della rabbia repressa, sento proprio come se ci fossero state delle ingiustizie, anche se non ho la carta della giustizia. Però fatemelo sapere nei commenti, ragazzi. Allora, questa fattina vi dice che siete benedetti e che vi dicono che anche voi potete benedire. Quando vedo questa carta mi vengono sempre in mente una volta i genitori, dove si andava dal genitore per chiedere la benedizione per poter sposarsi. Quindi mi viene un po' in mente quella cosa lì. E poi qui abbiamo vai fuori, quindi è tempo di uscire, è tempo di diciamo, vivere se vogliamo, la pace della natura in qualsiasi posto tu sia e sentirti uno solo con il tuo habitat. Guardate, io ho come la sensazione che vi dicano di fare un po' di grounding. Il grounding è, cercatelo su internet, una tecnica che si usa per scaricare le energie. Sostanzialmente è proprio avere come questo contatto con la natura. Allora questa non la vedete, ve la metto qui perché, ok, le metto tutte qui, va. Ok, andiamo a vedere ancora un messaggio dell'universo. Grazie universo perché mi aiuti a vedere attraverso i limiti della paura. E qui avete la luna. Grazie per espandere la mia percezione, così posso vedere cos'è per il più alto bene. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail
Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati, trovate 4 playlist, hanno la copertina lilla, sono numerate e andrebbero viste in ordine cronologico di numero perché il tutto è stato studiato come se fosse un corso di formazione. Praticamente sono decenni dei miei studi metafisici, spirituali, insomma tutto quello che io ho studiato l'ho condensato e messo lì in quella parte a disposizione. Quindi date un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!